Cari amici di Solfatara News, prima di iniziare vogliamo ringraziarvi. Ogni giorno siete al nostro fianco, ci seguite, commentate, condividete i nostri video e ci date la forza di continuare questa missione. Monitorare la Solfatara, Pisciarelli e tutta la caldera per raccontarvi ciò che accade, senza filtri, con i nostri droni e con la nostra voce. Ma quello che sta succedendo in queste ore va oltre ciò che abbiamo visto in passato. Da ieri pomeriggio è iniziato uno sciame sismico intenso che non si è fermato, anzi, cresce ora dopo ora. Finora sono stati registrati almeno 40 eventi, di cui 23 soltanto da mezzanotte. La notte appena trascorsa è stata lunghissima e spaventosa. Ben 14 scosse hanno colpito la caldera in poche ore e 2 di queste hanno raggiunto magnitudo 2,8. Poi alle 4:55 del mattino è arrivata la scossa più forte, di magnitudo 4,0, con epicentro sotto Pozzuoli, a meno di 1 chilometro di profondità. È stato un evento breve ma violentissimo, che ha fatto vibrare case e strade, svegliando migliaia di persone. Non dimentichiamo che già ieri pomeriggio erano state avvertite 2 scosse di magnitudo 3,3, chiaramente percepite da tutta la popolazione. Noi di Solfatara News, che siamo del territorio e viviamo ogni giorno qui, possiamo dirvelo con certezza. Abbiamo sentito tutte queste scosse in modo completamente diverso rispetto agli sciami passati. Sono state più secche, più immediate, con vibrazioni insolite che ci hanno dato una percezione chiara e netta. Non è il solito sciame e la situazione per noi che siamo sul posto appare del tutto nuova e profondamente preoccupante. La frequenza, l'energia e la superficialità degli eventi ci dicono che il quadro è in evoluzione e non può essere paragonato a ciò che si è visto finora. La gente è stanca, preoccupata, esasperata. Abbiamo ricevuto centinaia di testimonianze. C'è chi non riesce più a dormire, chi ha passato la notte fuori casa, chi racconta di bambini terrorizzati e finestre che tremano a ogni scossa. È uno stress psicologico enorme che si somma al timore del futuro. In più, gli esperti hanno ricordato che non si possono escludere esplosioni freatiche. Non si tratta di eruzioni di magma, ma di eventi improvvisi e violenti, causati dal contatto tra acqua e rocce incandescenti. Fenomeni che possono avvenire senza alcun preavviso e che rendono il quadro attuale ancora più delicato. Amici, lo ripetiamo con forza. Questa volta non siamo davanti a uno sciame come gli altri. Le scosse sono superficiali, sono distribuite su tutta la caldera e hanno raggiunto magnitudo che negli ultimi tempi non si erano registrate. Noi che viviamo qui lo sentiamo ogni istante, sulla nostra pelle, e ciò che stiamo osservando ci parla di una fase di instabilità nuova e carica di energia. Il nostro compito non è quello di rassicurare a tutti i costi, ma di raccontarvi la verità. E la verità è che i Campi Flegrei stanno attraversando un momento estremamente delicato che merita tutta la nostra attenzione. Non possiamo sapere quanto durerà né come evolverà, ma sappiamo che non possiamo abbassare la guardia. Noi continueremo a monitorare ogni giorno con i nostri droni, a osservare la Solfatara e Pisciarelli e a raccontarvi in tempo reale ciò che accade. In queste ore difficili, l'unica certezza è che dobbiamo restare uniti. Restare vigili, informati e consapevoli, senza lasciarci prendere né dal panico né dalla rassegnazione. È proprio ora che la voce di chi vive il territorio deve farsi sentire più forte, perché soltanto insieme possiamo affrontare ciò che sta accadendo.